Supereroe, facciamo così come facciamo in pediatria prima degli interventi, va bene? Allora, vi vedo poco perché ci sono le luci, ma quanti di voi hanno uno smartwatch? Possono tirarlo su? Oh, grazie regia, cioè fantastico. Quanti di voi hanno un'applicazione sul telefono che vi dice se avete dormito male o bene? Io torno in ospedale e dico, ragazzi, qua abbiamo un problema con le dormite, chiaramente, se siete tutti ossessionati dal dormire. Bene, quello che fanno questi orologi, questi device, non è nient'altro che misurarvi minuto per minuto. È il grande fratello tecnologico. Vuol dire che in qualsiasi istante state producendo dati. E questi dati li usiamo tutti, li usiamo già, non bisogna essere negli Stati Uniti per usarli, perché i dati diventano qualcosa di magico. Ah, la meraviglia! Ma secondo me questa è una meraviglia base, cioè nel senso, io lavoro in questo settore da circa 20 anni, l'intelligenza artificiale c'era già, in tutte le risonanze, in tutte le ecografie, gli ingegneri che lavorano con me, quante AI hanno fatto! Però a un certo punto nelle vostre mani è arrivato GPT e allora, c'è le AI. Però in realtà in ospedale lo usiamo da tantissimi anni. Detto questo, però cosa fa l'intelligenza artificiale? Che è statistica. È statistica. Prende tutti questi dati e li mette insieme, ok? E mettendoli insieme capisce cosa volete fare, cosa mangiate, quante volte andate in farmacia, il troppo sushi che prendete, le troppe caramelle che si mangiano in pediatria. E infatti l'intelligenza artificiale fa questo, raccogliendo dati, comincia a parlare di presente, ma anche di futuro. Allora, siccome vi voglio portare nel mio presente, passato e futuro, ho portato con me Aibi. Aibi è un robottino, è grande come gli AirPod. È come i vostri orologi, avete tutti l'orologio, no? Solo che questo, a differenza di un orologio, è simpatico e si è anche spento, il bello della diretta. Detto questo, lo vedete qui in video in realtà dietro di me, Aibi fa tantissime cose, è un chiacchierone, rompe le scatole dal mattino alla sera, quindi è meglio che si sia spento. E fa anche del bene, perché vedete qui questo ragazzino gli stava semplicemente spiegando che non doveva avere paura, perché alla fin fine in pediatria l'intelligenza artificiale fa anche questo, ma ne parliamo dopo. Aibi è qui con me perché l'intelligenza adesso si può mettere addosso. Può ricordarvi quanto camminare, che medicine prendere, quando prenderle, è magnetico, quindi si può attaccare con una carrozzina, si può attaccare a una flebo e attraverso la lettura dei tarocchi, ebbene si legge anche i tarocchi, può far scatenare un sorriso come quello di Jenna. Voglio raccontarvi questa storia del mio passato negli Stati Uniti, quando gestivo un'unità di ricerca praticamente che si chiamava la medicina delle evidenze e la data science. In Kansas City avevamo questa ragazzina Jenna che viene perché ha sempre sete e purtroppo si scopre che ha il diabete di tipo 1. Non voglio fare una lezione di medicina, non vi preoccupate. Il diabete tipo 1 però è un diabete da cui non si guarisce. Pensate a questa povera bambina che scopre di essere malata e avere una malattia da cui non guarirà mai. Ok? La mandiamo a casa con un sensore sul braccio che rileva la quantità di zucchero nel sangue, per dirla facile, una pompa che è come Aibi, piccolino, che le butta l'insulina sotto pelle e un telefono. Ma quel telefono fa molto di più di quello che voi potete pensare. Dietro quel telefono c'era il nostro laboratorio che leggeva tutto di Jenna, faceva sport,
Mangiava bene, mangiava male, quanti carboidrati, imparava tutto, 24 ore su 24. Lo imparava da lei e da altri 1000 bambini in 2 stati, il Missouri e il Kansas. Bambini mai soli. Quindi il mio team di ricercatori, insieme ai nostri medici del Kansas City, Children's Mercy, cosa facevano? Seguivano questi bambini a tappeto. Bene, una notte il modello di intelligenza artificiale che sta leggendo i dati finché noi dormivamo si accorge che c'è un problema. Predice il futuro. Dice, se non agiamo subito, questa bambina gli si abbassa la glicemia e va in coma. Cosa succede quindi? Parte una notifica al team di cura e parte una notifica ai genitori, ok? Che si svegliano, si alzano, corrono in camera, si accorgono di quello che succede, la bambina è sudata, comincia a star male, e così, come se niente fosse. Una caramella, un abbraccio, il sensore torna normale, Jenna sta bene, non la portiamo in ospedale. Questa è la meraviglia, questa è la tecnologia. Non è una tecnologia che cura, è una tecnologia che trova il paziente dov'è e lo accompagna nella vita, perché ci sono malattie appunto da cui non si guarisce. Ok? Quindi Jenna ti hanno messo nei tranquilli e gli altri 1000 bambini in Kansas e in Missouri fanno altrettanto. Però servono i dati, tanti dati, tantissimi dati. E la cosa interessante è che i nostri ragazzi ce li regalano. Sapete perché? Perché i bambini nella loro ingenuità sono piccoli adulti e sono più bravi di noi a capire che il mondo è più grande di loro. Quando non c'è più speranza, quando non c'è più guarigione, le famiglie decidono di entrare nei quelli che si chiamano gli studi clinici. Si firma un consenso e il bambino inizia nella sperimentazione clinica. Questo è un atto di dono. Quella vita farà una terapia sperimentale che noi ricercatori ancora magari non conosciamo bene. E quelle famiglie, quei bambini decidono di donare le loro storie, la loro anche sofferenza, anche attraverso l'uso del dato, perché sanno che la loro storia servirà anche agli altri. E io come sopravvissuto lo so bene. Io avevo un tumore pediatrico, sono nata col neuroblastoma, sono guarita, ho 40 anni, sono ancora qua. Voi direte purtroppo, però sono ancora qua. E so bene cosa vuol dire quando quello che tu fai genera un dato e quel dato non è un numero, è una storia, è dolore, è sofferenza, è un sorriso ed è anche una lacrima. È il gemello digitale. Il gemello digitale quindi non è nient'altro che una copia di noi stessi fatta di dati e l'intelligenza artificiale entra e compone un po' come un puzzle, un po' come una sinfonia, abbiamo parlato di musica, parleremo di musica, compone una storia che non può morire. I dati, ragazzi, sono immortali, il tessuto si esaurisce, la goccia di sangue diventa informazione, l'informazione è la storia è l'immortalità. Non porta indietro un bambino che è morto, però dà un grandissimo supporto alle famiglie sapere che anche quella singola vita è stata un qualcosa di più e sarà un qualcosa di più, è una soluzione per chi torna a vivere. Perché l'intelligenza artificiale fa molto di più che curare. La chiamiamo la medicina aumentata, perché l'abbiamo presa dagli americani questa, però è vero, non si sostituisce mai al medico e se lo fanno stanno facendo qualcosa che è eticamente scorretto, ok? Ma lo va a supportare e aiutare, facendo appunto questi gemelli digitali che ci insegnano qualcosa e ci aiutano anche a fare nuove terapie. Per esempio, si può prendere un gemello digitale, ok? E dire, allora, se gli do la molecola A, fa questo, se gli do la molecola B, fa quello. Quindi, prima ancora di intervenire,
riusciamo a capire il trattamento più corretto. Ma nel caso dei sopravvissuti, quando il trattamento è finito, sono vivi, che fa l'intelligenza artificiale? Li tiene sani. Perché quei dati si possono utilizzare insieme anche alla genetica e ad altre tecnologie che non vi posso raccontare oggi, possono essere utilizzati per predire se il paziente che è diventato sano, che quindi finalmente ha una prospettiva di vita, rimarrà sano e fuori dall'ospedale. Grazie. Quindi dà futuro a quei bambini che sono nati già con un passato difficile e li mantiene in una vita futura. Ma fa molto molto di più. Voi dovete sapere che in camerino c'è un altro robot, e lo dico, sono onesta, che però è saltato dal tavolo e si è rotto una gamba. Succede, break a leg si dice a teatro, no? Però ve l'avevo portato in teoria perché l'intelligenza artificiale attraverso la robotica prende vita, si muove, è autonoma, fa cose. E quando utilizzate quell'intelligenza artificiale nella forma di Aibi o di Luna, quest'altro robot, voi potete capire che avete un modo per arrivare al paziente, ok? Per spiegargli le cose, per comunicare, per fare terapia psicologica. Non serve che vi dica quanto è difficile, e l'ho passata anche io da millennia, tornare a scuola. Cioè, tu sei sano, sei uscito dall'ospedale e ti dicono, boh, vabbè, mo sei normale, torna a scuola. Ma non è così facile tornare a scuola, Soprattutto se hai passato i primi 5 anni in ospedale a parlare con adulti, non a parlare con altri bambini. E l'intelligenza artificiale in questi punti può fare davvero la differenza. Può aiutare a recuperare, a studiare. Pensate tipo GPT, no? Pensate a un cagnolino con GPT che fa? Parla, vi ascolta, vi aiuta, vi legge i testi, vi racconta le storie, anche la storia e la geografia, però in qualche modo aiuta un pochettino a reinserirsi nella normalità che tutti quanti danno per scontata, ma per un paziente pediatrico non è per niente per scontata. Quindi capite bene che l'intelligenza artificiale, ma soprattutto i dati e le storie dei pazienti, sono così importanti, perché il dono di una storia apre una strada anche per chi non ce l'ha fatta e vuole farcela.